Ha sete più che fame. Senti Lola, ma vabbè, Dimmi. tu dai sempre da mangiare così ai tuoi piccoli? No, glielo do quando rimangono orfani. Ah, questi sono 2 orfanini? Sì, è morto il padre, avvelenato Da chi? dall'inquinamento. Mentre che loro le alternative se le scelgano. Cioè. Sono così indifesi, vedi? Molta tenerezza per te Lola. Eh sì. Non c'è molto amore, io li amo tanto. Non sognerei mai di mangiarli. Senti Lola, ma questo amore che hai molto forte per gli animali, riesci a trasferirlo anche sugli esseri umani? Sì, sono degli animali anche loro. Solo che questi sono buoni tutti in assoluto, gli esseri umani invece no. A te piacciono? Questi 2 orfanini o gli animali? Gli animali? Poi l'animale a me interessa molto come indicazione di come potrebbe essere l'uomo se non vivesse in gabbia. Questo è quello che penso. Senti, allora dimmi una cosa, dunque tu dici che trasferisci anche questo amore sugli esseri umani? Sì. Tu con chi vivi da solo? Da No, sola? vivo con mio marito. Il tuo marito? Sì. Da quanti anni siete? 12. 12 anni. Sì. Senti, la vita di coppia mi risulta anche da questa inchiesta una vita molto dura. Beh certo. Sì. Fatta anche di figli, Ma io malattie. penso di essere arrivata a capire perché. Perché non c'è libertà nella coppia, sono delle obbligazioni. Le non corna, il mangiare a mezzogiorno, il bel vestito, la bella macchina. Se cadessero questi valori si vivrebbe meglio. Almeno nel mio ruolo. E la gelosia? Io non sono gelosa. Io non sono gelosa. E lui? Penso nemmeno lui. Allora voi litigate molto meno. Litighiamo molto meno, però quando litighiamo davvero. Senti una cosa, nella coppia ci entra anche un fenomeno queste volte di stanchezza sessuale. Sì, Di lassitudine. Ti è capitato anche a te con tuo marito? sì. Lui nei miei confronti. E tu no? No. Io sono molto portata sessualmente, anche nei suoi riguardi. Senti, mi puoi raccontare in termini che vuoi tu la prima notte d'amore con tuo marito? Sì, te la racconto volentieri perché è stato anche molto bello. E niente, l'ho conosciuto in un bar, ci siamo guardati, siamo andati a letto insieme, non ci siamo più lasciati, è stato bello, ci siamo amati, io ero molto giovane e siamo ancora insieme. Ma senti, ma tu sei giovanissimo. Ho 30 anni, difatti l'ho conosciuto che ne avevo 17. Vada al maschio. Senti Lola, dimmi una cosa, ma un altro elemento duro della coppia è la monogamia. Tu sei monogamica o fai anche altre esperienze? Io faccio anche altre esperienze. Io non sono per la monogamia. E anche lui? Lui è più vigliacco. Cioè? Lui è per la monogamia ma in coscienza desidera avere altre esperienze. Le farà di nascosto e non avrà il coraggio di dirmelo. Questo non mi piace. Eppure è così. Senti, c'è nella donna in genere una serie di propensioni, no? Per esempio la propensione alla maternità. Tu l'hai sentito questo istinto? No, Mai. mai. Non hai mai avuto interesse ad avere un marito? Ce l'ho. Ce l'hai? Sì. Cioè? Adesso voglio fumare. Vuoi fumare? Sì. No, riprendiamo un attimo da dietro. Cioè, raccontami proprio l'incontro con questo grande amore in fondo della tua vita, no? Che è tuo marito. E
Ecco, raccontami questo incontro. E magari questa notte d'amore. Prima. No, è mia. Tua, ma che non vuoi raccontare bene, ma è tua anche se te ne racconti. È meno mia. È più tua, No, è più tua. e anche diventa anche tua. Nella dignità del racconto diventa un fenomeno universale. Sì, Devi dare dignità al racconto. mi vuoi convincere? No, No, è che magari ti voglio voler bene. mi sfugge. Sono passati tanti anni e il rapporto è così diverso adesso che in un certo senso mi fa male ripensarlo, perché era così bello, io ero così giovane, ero molto bella, molto bello, avevo tutto da dare e lui mi ha dato tutto. Mi ricordo che siamo andati a casa di un suo amico che aveva una casa disabitata, quelle case disabitate ma abitate, con questo lettone, mi sono trovata fra le sue braccia, l'ho amato, mi ha amata, mi sembrava di essere arrivato in paradiso e con quella visione lì che ho sempre davanti agli occhi di questo mio grande amore sono passati gli anni, però io torno sempre con la testa là, capisci quello che voglio dirti? Sì. Però io non riesco a metterlo a fuoco bene. Ma è assopito l'amore o è diminuito? Ha preso un'altra forma. E cioè? È come quando vedi la luna in una cartolina e poi quando la vedi col teleobiettivo. Ci sono sotto, hai capito? Vedo tutto questo amore, questa vita. Adesso è indistruttibile. Tu non hai, come si suol dire, paura di perderla. No, non lo perderei mai anche se lui se ne andasse via. Sono teorie stupide quelle di perderlo. Sì, sono proprio intelligente. Anche la gioventù la si perde, ma in teoria non la si perde, perché ti rimane dentro. Io penso che la gioventù la si acquisti perdendola, perché ti rimane dentro tutto della tua gioventù, mentre quando la vivi la perdi e non te ne rendi conto. Ah, ti chiedevo, tu l'esperienza della maternità l'hai desiderata? No, Perché? una maternità femminile mi fa ridere su di me. No, mi piace la continuità, non la Non hai mai maternità. desiderato avere questo bambino? Ti ho detto che l'ho avuto. L'hai avuto? Cioè? A 16 anni stavo con una ragazza che volevo molto bene, aveva 11 anni più di me e patapaf è nata la bebè. Abbiamo avuto una bimba, lei poi ha ripreso la sua strada, io la mia e io so che ho fatto una continuità come i miei colombi che si moltiplicano E non la vedi mai questa bimba? tutti i giorni dentro di me. Non mi interessa vederla fisicamente, so che c'è. Non l'hai più vista? L'ho vista l'ultima volta 3-4 anni fa, ma sono quelle cose che ti basta un attimo che superi tanti anni che non li hai più viste. Se la rivedrò fra 4-5 anni diventa un tutt'uno. Lei non ha bisogno di me e io non ho bisogno di lei. Questo è il sentimento dell'amore vero, si potrebbe dire. Sì, che cosa intende la gente per amore, non è comprare una brioche tutti i minuti a un bambino, quello non è amore. Per me l'amore, guarda, è la scelta, una disponibilità, è la scelta di una disponibilità. Illimitata. Beh, io ho dato molto amore e ne darò ancora tanto. In questo momento lo sto dando a te. Ma a chi te lo do? Sì, ma di fatto lo sento, Ma tu fai molto l'amore tanto. ed è un elemento cardine della tua vita. Sì. Dimmi una cosa, come avviene la tua esperienza sessuale? Cioè, in che cosa consiste? Nel prendere il meglio che c'è dentro di un uomo, non quello che c'è in mezzo alle gambe. Il sesso è il mio cordone ombelicale che mi porta a un'altra persona. E ci sono delle cose che, ad esempio, anche fra me e te sarebbero molto più chiare se fossimo a letto. E ci sono tante cose che sono molto più chiare se noi non ci andiamo. Tante volte mi serve
quella cosa, per, per provare altre cose, Per conoscere. per conoscermi, è un mezzo. Sì, d'accordo. Senti una cosa, ma nel maschio in genere, soprattutto nel maschio italiano, c'è questa ossessione dell'infilare il pene a tutti i costi, no? È una castrazione. Ma tu riesci invece a stabilire un rapporto di una sessualità corporale, cioè di tutto il corpo, no? Eh sì, è euritmica. Ecco, ma come gli insegni tu al tuo partner? Cosa gli dici? O gli occhi, o i capelli, o i gesti. Se io adesso mi alzo in piedi, tu stacchi la macchina da presa. Capisci quello che voglio dirti? Sì, ho capito, ma se lui per esempio non sa nulla, Impara. Col tempo. allora fammi un piacere, se per esempio una massaia ti chiedesse, ti prego, dammi qualche consiglio, come devo fare per fare l'amore? Cosa gli dici? Non saprei proprio cosa dire una massaia. Nel senso di massaia. Sono cose che non si insegnano, si imparano da sole. Ah, e fa questi gli elementi della tenerezza, della sessualità e dell'amore. Tu li vivi sempre fusi tutti insieme o anche separatamente? Sono come degli atomi, delle molecole, a volte si dividono, a volte si uniscono, a volte diventano tutt'uno. Io forse ti ho fatto qualche domanda che ti ha disturbato, Ma in generale un po' tutte. un po' tutte, perché sento un leggero calo. Mi scuoti. Non mi sono mai aperta così con nessuno. Una storia tua proprio che ti viene in mente, una storia di conquista di un uomo, cioè dove tu hai conquistato l'amore di un uomo, non ne hai solo fruito. Non ho mai conquistato io un uomo. Ho conquistato un momento, ho conquistato un modo di vivere, ho conquistato mio marito, è tutto legato a lui. Ho vissuto con sua madre, ho amato sua madre, l'ho visto invecchiare, ingrassare. Quella è la conquista dell'amore. Quando vedi cambiare una persona, quando vedi che perde i denti, quando arriva il momento di andare dal dentista perché devi mettere una protesi. Per me questo è l'amore. Parte. Sì, ma questa è stata la mia conquista. Vederlo invecchiare, sfogliarsi. Non è una conquista portarselo a letto o amarlo, sì anche, ma il bello viene dopo, quando tu riesci a superare queste cose. È come quando imbocco un colombo mi fa la cacca addosso. Trovare una cosa naturale, puoi viverci insieme. Uno non può levare i colombi se gli dà fastidio la merda. Non può neanche amare allora. No. Per amare, per vivere insieme bisogna prima amare anche tutto il resto. Ecco, ti voglio fare proprio una domanda che si riferisce alla tua intelligenza. Cosa chiudono secondo te gli esseri umani dietro le loro porte? Perché le porte delle case? Perché nessuno ha il coraggio di aprirle. È un po' come ogni porta è una piccola mafia. E dietro quella porta ci sono delle angosce, delle ribellioni, dei desideri. Sono un po' come le porte dell'inferno. Mi ricorda Dante quando faceva il viaggio dell'inferno. Però ci sono delle porte anche belle, non tutte le porte sono chiuse. A me non voglio entrare in quelle porte. Io la mia porta è aperta. Senti una cosa, Lola, ma tu hai scritto qualche poesia? Sì? Dimmene una, proprio quella Ma che ti ritorna al cuore. scrivo dei flash. Per esempio ho scritto un flash sull'amore, sulla sessualità. E l'ho immaginata un cancello aperto con tanti fiori, e dove chiunque può entrare e cogliere i suoi, richiamato da dei colori. Questo cancello lo immagino socchiuso, non aperto, perciò per entrarci bisogna anche stringersi o aprirlo un po' di più, e poi devi scegliere. Ecco, questo è un flash sulla mia sessualità, sugli altri, non sulla mia. È che ormai dentro quel cancello non ci sono più dei bei fiori, sono stati calpestati.
Capisci? Beh, ma i fiori hanno questa caparbietà meravigliosa che rinascono sempre. Sì, questo è vero. Più direi quasi uno li calpesta, più rinascono Sì. nella primavera seguente. Questo è molto bello che mi dici, mi dà un po' più di speranza. E poi sono tante poesie ma le poesie le scriviamo tutti, le mie sono... Così volevo scrivere un libro tipo Vangelo, perché io amo molto il Vangelo. È uno dei libri che ho letto che mi è entrato più nella testa. Senti, ma ti piace il Vangelo o sei credente? Anche, Sei credente. molto. Allora dimmi una cosa che mi interessa molto, descrivimi come tu vedi la figura di Dio. Enorme, che ci copre tutti, che non ci lascia mai, che è qui, che è lì, che è su e che è giù. Non mi sono mai posto il problema di vederlo bene, perché quando una cosa sai che c'è, non devi nemmeno andarla a snidare, come si dice, o stanare. C'è, lo sento, mi sento protetta da lui, nonostante che qualcuno possa sorridere all'idea che Dio mi può proteggere per il mio modo di vivere, ma gli uomini sbagliano sempre, o quasi. A volte nei miei amplessi, adesso ti dico una bestemmia enorme per la gente, nei miei amplessi sessuali ho desiderato anche Dio, perché fa parte di me e io faccio parte di Lui. E quel desiderio lo immagino allo Spirito Santo. E la Madonna? L'amplesso finale. Una cosa, proprio, visto che siamo sull'argomento, ma l'orgasmo, come si esprime in te? Un vulcano. Cioè, descrivimi proprio cosa succede in termini più possibili, precisi, dentro di te quando raggiungi l'orgasmo. Un vulcano, te l'ho detto, quando esce arriva al culmine ma è al principio, è la fine di un principio, capisci? Cioè, è come la premessa del prossimo, Sì, perché è una ricerca l'orgasmo. anche, io mi esaurisco con i miei orgasmi, adesso che fa caldo sono molto portato ad arrivare ai miei orgasmi e poi mi piace molto masturbarmi da sola, è una cosa meravigliosa. Proprio perché a volte il partner ti distoglie dai tuoi pensieri o vuole obbligarti a fare cose che in quel momento non ti vanno. A me piace masturbarmi. Mi piace quando mi sveglio la mattina o di notte e mi sveglio sempre eccitata. Allora i miei pensieri esplodono, si dividono. Un pensiero a quella cosa, un pensiero a quell'altra, un pensiero a me. Mi eccita il mio corpo in certi momenti, la mia sessualità. E poi tutto questo si unisce, divampa e incomincio a masturbarmi. E poi regalo il mio orgasmo a quella cosa o a quell'altra, una volta a Dio, una volta a me stesso, una volta a mio marito, presto anche a te, perché mi ecciti. Questo è il mio orgasmo. Ecco, ma diciamo la durata di questa esperienza, una durata senza tempo? A volte tanto, a volte poco, dipende. Poi me lo analizzo dopo. Se mi addormento è perché mi è piaciuto tanto, poi sogno. Se lo riprendo è perché non mi è venuto bene. Ecco, ti viene in mente un sogno che ti ha particolarmente interessato? Sogno sempre, continuamente. Sogno molto i papi. Sogno i papi su delle nuvole. Mi interessa molto e non capisco perché sogno questo. Descrivimi proprio il sogno. Prima che morisse Paolo VI l'ho sognato su una nuvola che parlava con Papa Giovanni. Poi quando è morto Albino Luciani l'ho sognato 2 giorni prima su una nuvola con Paolo VI e Giovanni XXIII. Successivamente, prima che muoiano, li sogno insieme. Capito? Sembri, diciamo, avere anche queste caratteristiche, ma questo qua non l'hai mai sognato? Questo di adesso? No, perché non mi interessa tanto. Poi forse perché non sarà ora che muoia. Ma il Papa lo sogni vestito di bianco? Sei sempre vestito da Papa, bianco. Ma io con i miei sogni riesco a vivere bene, perché riesco a sincronizzarli. Quando sogno i cavalli devo viaggiare. Quando sogno i soldi in carta è perché ne guadagno tanti.
quando risogno in monete perché li perdo. Ti ho detto, degli istinti animaleschi, gli animali sanno fare tante cose che altri non sanno fare, io sono così, so fare tante cose che tanti non sanno fare e non so fare tante cose che tutti fanno. Ecco, ti faccio una domanda sugli animali. Secondo te esiste nell'animale l'ipotesi che un animale si dà in amore in cambio di cibo o di protezione? No, no, la prostituzione animalesca? No, Non c'è. non c'è. E senti, a te è capitato per esempio ti è capitato di... Prostituirmi per mangiare? Eh, Per mangiare no, perché sono come gli animali, so trovare da mangiare senza prostituirmi. Mi sono prostituita per altre cose che non hanno senso. Di solito si ci prostituisce per quello che non ha senso. cioè per le cose futili. Sì, Ma perché? Per angoscia? no, per angoscia, perché è una scusante più alta. Per esempio quelle madri che ci dicono, ma adesso quella mamma ha fatto la puttana per dare da mangiare ai figli. Forse la prima volta ha preso quello come scusa, ma poi ai figli dava da mangiare, ma con tutto il resto si vestiva, faceva altre cose. Cioè, la prostituzione per il mangiare e basta, almeno qui da noi non ce la vedo. Te ti hanno mai picchiato? Sì? Raccontami della volta in cui ti hanno picchiato. Mio padre, tante volte, Perché? perché mi piacevano i trucchi, perché volevo una vita mia indipendente quando ero molto giovane, ma me lo sono già dimenticata. Io non ho mai picchiato nessuno. Se poi gli altri l'hanno fatto a me, pazienza. Ecco, dimmi proprio in che termini tu hai l'ostacolo di questa mentalità maschile. È la parola uomo che mi dà fastidio. E quando si dice io sono un uomo, o come quando uno dice non lo picchi perché è un bambino, non lo rispetti perché è anziano. Ecco, mi pesano queste cose. E nel mio marito mi pesa quello, quando dice, o quando lo penso, è un uomo. Mi piacerebbe vivere con lui perché lui sia un essere, non un uomo. Vogliamo chiamarlo persona, ti va bene? Sì, sì. La persona. Ah, bello. Io non sono una donna e non voglio esserla. Non sono neanche un uomo come specificamente lo sono gli altri. Dovrebbero trovare una terminologia adatta a noi, neanche transessuale o ermafrodito. Siamo delle piccole meteore che cadono sulla terra. Non è che io voglia fare la bestia rara o che voglia essere un idolo. Siamo dei flash, belli, che il mondo strumentalizza. C'è chi si castra, c'è chi vuole diventare donna per raggiungere un obiettivo razionale, perché la società vuole delle suddivisioni. Io penso di essere una delle poche che è rimasta quella che è, perché vuole vivere per quella che è, perché io voglio pisciare con il mio pene, non con una vagina artificiale. Le donne in genere non toccano gli uomini, aspettano di essere toccate. Perché sono sceme. E dopo vedi è proprio dalla partenza, se tu un uomo lo aggredisci e lo tocchi sessualmente, non ti sottometterà quasi mai. Se invece quell'atto lo fa lui nei riguardi della donna, è un atto di sottomissione. E penso che per tutta la vita ti sottometta. Questa è una teoria mia. È bellissimo, prova a ripeterla. Dal momento che io ho deciso di toccare gli uomini, non mi sono mai lasciato sottomettere dagli uomini perché è stata una decisione anche mia. Di solito le donne questa decisione la lasciano prendere agli uomini, ma quel gesto è come un rogito. Per tutta la vita dovranno lasciarsi toccare e lasciarsi sottomettere, perché è nato l'uomo. È la donna debole che si lascia sottomettere. Però, ecco, allora ti chiedo un'ultima cosa. Che, improvvisami
improvvisami, come puoi, una dichiarazione d'amore. Mi piacciono i tuoi capelli, mi piace che sei trasandato e in questo momento ti ho amato tanto, ma non ti scorderò più. Basta. E spero che tu ti ricorderai sempre di me, anche quando non sarai vicino a una macchina da presa.